Dunque vorrei un po', raccontarvi di questa mia idea un po' balzana forse, ma, cerco un po' di spiegarla, di, sostanziarla. Per cui, a mio parere, la concezione che il cristianesimo ha di Dio è fondamentalmente una concezione atea e cerco ora di far capire bene questa idea. Anzitutto cercando di capire, che cosa vuol dire Dio. Perché quando noi, parliamo di Dio, parliamo di quella cosa, di quell'oggetto, che in qualche modo, riguarda l'assoluto, l'eterno, ciò che davvero, non possiamo non pensare se non come una cosa che sostiene ogni cosa e così via. Tutte idee importanti, essenziali, che hanno generato tante cose nella storia dell'umanità, nel pensiero anche delle persone, filosofi, pensatori, appunto persone religiose. E questa idea dà vita appunto alle religioni, al modo di strutturarsi di alcune credenze che riguardano le questioni che sono legate all'assoluto, a ciò che c'è dopo la morte, a ciò soprattutto che è inconoscibile, o meglio ancora, ineffabile, per cui tu non puoi davvero capirlo fino in fondo. E in che senso però dunque il cristianesimo in questo senso è una religione fondamentalmente atea, che ha proprio una sorta di ateismo di fondo che la pervade? Tanto che, a mio parere, questa è la ragione per cui soltanto nella società, diciamo occidentale, nella società post-cristiana è stato possibile realmente un ateismo anche teorico, filosofico. E deriva dal fatto che, nell'esperienza cristiana Dio è qualcosa che, come predicavano, i primi cristiani e come ci testimonia soprattutto, gli Atti degli Apostoli nella predicazione, di San Paolo, Dio non abita in spazi, in luoghi. Dio non ha bisogno del servizio dell'uomo. Questa è una cosa che già era presente in diversi testi dell'Antico Testamento, della tradizione di Israele, ma che viene sviluppata fortemente nella predicazione cristiana nascente, che era di fatto una predicazione ebraica, diciamo così, di nuovo tipo, no? Una sorta di evoluzione, di step o di setta particolare all'interno del giudaismo dell'epoca. E quindi loro sottolineano fortemente questo aspetto. Ed è vero, perché in effetti nella concezione cristiana del rapporto con Dio, di chi è Dio, Dio è di fatto inconoscibile, non lo puoi vedere, dirà appunto Giovanni, che è la punta più avanzata, diciamo così, del pensiero teologico del Nuovo Testamento. Dio non si può vedere. Di Dio puoi soltanto farne in qualche modo una certa esperienza quando hai un incontro con la persona di Gesù Cristo. E questa è l'unica via, in realtà, per poter avere un incontro reale, possiamo dire, con quello che tu puoi chiamare Dio. Ed è questo molto importante, molto essenziale, che quindi toglie Dio da tutta quell'area di ineffabilità da una parte, ma anche di conoscenza, diciamo così, certa e assoluta che tu hai o nelle religioni oppure in tentativi filosofici pure importanti di cercare di comprendere che cos'è Dio e talvolta anche di chi è Dio. Per esempio, anche dire chi è Dio già significa connotarlo in una maniera cristiana, perché Dio, se lo conosci soltanto attraverso la relazione con una persona, in qualche modo ne deriva che anche egli è una persona. Ma questa esperienza di Dio che il cristiano ha è un'esperienza che, come dire, nega costantemente tutto quello che di Dio puoi conoscere, perché non è legato a un assoluto che ti viene donato,
è legato a una relazione che tu devi coltivare, in cui tu devi vivere, in cui devi stare. E che è questo che determina di volta in volta il volto di Dio, la sua conoscenza, ciò che realmente può in qualche modo esserci. Il cristiano infatti, come dire, naturalmente tende a negare ciò che Dio è, ciò che Dio è nel senso di ciò che Dio ha raggiunto come conoscenza, come esperienza. Dio oggi mi si dona in un modo, domani in un altro. Dio in una certa epoca noi dobbiamo concepirlo in questo modo perché è quello che in qualche modo percepiamo come la cosa più importante, ma nell'epoca successiva diventa diverso, anche conservando quei caratteri e così via. Per cui la conoscenza di Dio non è mai una conoscenza data, finita, raggiunta una volta per sempre, come è tipico, diciamo così, nelle religioni, ma è una conoscenza sempre in divenire, è una conoscenza che sempre più evolve, pur mantenendo alcuni punti fermi, che sono appunto i dogmi, e qui magari potete andarvi a vedere quel piccolo video che ho fatto sul fatto che i dogmi della Chiesa non sono dogmatici, appunto, e appunto per questa ragione, nel senso che possono essere dei punti fermi che illustrano, che danno delle indicazioni, ormai possiamo dire abbastanza sicure, di ciò che è la nostra esperienza di Dio. Ma tutto questo è basato appunto su una relazione particolare, su un aspetto che tu hai della tua relazione con Dio, ma che non pretende di essere totalizzante, assoluto. E questo mi sembra una cosa davvero molto importante per comprendere ciò che Dio è e come noi lo viviamo. Da qui nasce la possibilità dell'ateismo, del fatto di dire che qualunque concezione di Dio non è mai ultima, definitiva. Anzi, potremmo dire che talvolta appunto di Dio è più ciò che noi non conosciamo, ciò che noi non sperimentiamo, che ciò che invece conosciamo, sperimentiamo. Dio essendo, possiamo dire così, totalmente assoluto e altro, quello che noi possiamo percepire, la nostra esperienza di Lui attraverso la conoscenza di Gesù Cristo e tutto quello che comporta tutto questo, ma questo sarebbe tutto un altro discorso, è sicuramente una minima parte, totalmente contestabile, totalmente negabile, potremmo dire così. Per cui, in un certo senso, la visione cristiana di Dio è una visione fondamentalmente atea, che mette in crisi costantemente ogni immagine che noi possiamo costruirci di Dio in maniera stabile, certa, definitiva. Ed è invece un percorso nella conoscenza di questo oggetto di cui noi siamo nostalgici, ma che talvolta vorremmo anche tanto farne a meno. Ma che cosa ne pensi di queste mie lucubrazioni così, che sono fatte anche un po' quasi all'impronta, e puoi scriverlo sotto qui, da qualche parte, ci dovrebbe essere il posto dove puoi scrivere ed è bello confrontarsi insieme. E poi tutte le altre cose, mettere il like, condividere, attiva la campanella perché dicono che così tu poi gli altri video del mio canale ti vengono presentati e così via. Bene, a presto. Ciao. Grazie di avermi ascoltato. Grazie.